capitani dell'Inter hanno fatto la storia, tutti. Io penso alla storia dell'Inter, che anche chi ha giocato una partita l'ha fatta. Però ci sono delle figure che hanno segnato. È la storia, la continuità dell'Inter con delle persone fondamentali per la crescita della società. Beppe Bergomi l'ho avuto, sono stato il suo primo allenatore, aveva 14 anni e come venne in prova naturalmente era un predestinato perché fisicamente era già pronto, però dopo ha avuto la mentalità da giocatore. Per me il settore giovanile è stata una palestra di vita, perché sono arrivato che avevo 13 anni e mezzo. Il primo giorno mi sono seduto sul pullman di fianco a Riccardo Ferri. Ci siamo visti al provino dell'Inter nel 77, dove ci fu un susseguirsi di provini e presero due di noi, eravamo io e lui. Io tra l'altro mi girai verso di lui e pensavo fosse l'autista del pullman o un ragazzo della primavera perché aveva già questi baffi sviluppati, quindi quest'aria seria, no? Seriosa. L'allenatore Arcadio Venturi disse: prendete esempio da quei due lì. Perché? Perché avevamo i capelli corti. Allora era un segno distintivo avere i capelli corti, settore giovanile, e da lì siamo veramente partiti, per come diceva Riccardo, in questo lungo percorso dove siamo stati insieme per 20 anni. Mi piace sottolineare l'esordio con Bersellini, dove mi ha detto: ragazzo scaldati, eravamo in panchina in 3 difensori, ha scelto me, quindi quello è stato veramente il primo passo. Ha portato le sue esperienze di gioventù, di botto, a diventare campione del mondo, poi capitano dell'Inter, e le faceva piacere, perché uno giovane essere già considerato un leader, un capitano è una cosa importante. Beppe è stato sempre un esempio di professionalità, di correttezza, un esempio per i giovani, un ragazzo molto educato, di educazione molto sviluppata, rispettoso, e quindi è diventato capitano, ma non è diventato tanto per caso, ma perché indubbiamente aveva delle caratteristiche che, insomma, chi lo guardava ad allenarsi e nei comportamenti era sicuramente un esempio da prendere. I capitani si vedono durante la settimana, si vedono negli allenamenti, non si vedono solo davanti al pubblico, a San Siro, in trasferta, dove vuoi tu, e negli allenamenti, insomma, il primo ad arrivare, a dare l'esempio, ad aiutare i giovani, a chi arriva, i nuovi arrivati, gli stranieri. Questo è stato fondamentale in tutto questo. Questo è a 360 gradi un uomo completo. Un uomo grande giocatore, ma anche un ragazzo, un uomo vero, come piacciono a me. Si faceva sentire nello spogliatoio perché era uno attaccato, molto attaccato ai colori nerazzurri. Se devo tirar fuori un momento, il massimo secondo me l'ho raggiunto vincendo con l'Inter il campionato dei record, e secondo me la partita chiave è stata il derby d'andata e vinciamo il derby con un cross mio e gol di Aldo Serena. Tu campione del mondo che vince lo scudetto dopo 9 anni. Bergomi, dimmi. Lo aspettavo da 8 anni dopo il mondiale, non avevo vinto più niente. Troppo bello, anche questi tifosi meravigliosi. Hai pensato di perdere questa partita col Napoli? No, perdere no. Avevamo avuto un attimo di paura. Poi nel secondo tempo siamo andati caricati e di tutta la stessa Inter di tutte le altre domeniche.
sue caratteristiche principali erano il tempismo, anche l'inserimento, che è strano per un difensore, parecchi assist, parecchi gol, non dimentichiamoli. Non è che ho fatto tanti gol, però da difensore io ho fatto 28 gol nell'Inter. Sai, una volta fare il difensore marcatore, andare avanti non era semplice, ecco. Però il gol in Coppa Italia, il primo contro il Milan, è un bellissimo ricordo. Io ho giocato 44 derby. Era la partita che soffrivo di più nella preparazione di tutta la settimana. Beppe nei derby soffriva molto alla vigilia, ma erano fastidi che lui aveva per tensione, per stress, per ansia che gli venivano alla vigilia. Poi durante la partita invece, quando l'arbitro fischiava, lui riusciva così, è come se riuscisse a sganciare tutte quelle preoccupazioni e a svilupparle poi sul campo, e spesso e volentieri diventava decisivo, perché ovviamente ha giocato dei derby veramente da protagonista. Quando tu salivi le scalette ed entravi in campo, a me succedeva questo, un clima ovattato tutto intorno, e quindi tu eri concentrato sulla gara ed era bella, era uno spettacolo giocare quella gara lì, quella partita. L'Inter ha avuto grandissimi capitani, Picchi, Facchetti, Bergomi. Io quando sono arrivato c'era lo zio che un po' mi ha iniziato a spiegare qual era la storia di questa grande famiglia. Chi ha fatto la storia e chi è stato un punto di riferimento diventa fondamentale, sia all'interno dello spogliatoio, fuori dal campo, dentro al campo, e anche quando hai finito di giocare diventano fondamentali. Volevamo far capire agli altri cosa voleva dire mettere la maglia dell'Inter. Era giustamente capitano, è stato un bel giocatore di una serietà incredibile. Già al ruolo a per libero, ha fatto il terzino, ha fatto il centrale, si adattava a tutto. Ed era un giocatore al quale potevi chiedere qualsiasi compito da fare e lo faceva. Questo trofeo è il trofeo che la società mi ha dato quando ho fatto la mia partita d'addio. E sono molto legato ed è qui insieme a tutti i trofei importanti perché me l'ha consegnato Giacinto Facchetti. Oggi è il grande giorno della premiazione One Club Man. Siamo qui nello stadio dell'Athletic Club qui di Bilbao, e per me è un onore effettivamente essere qui perché mi hanno scelto, perché ho fatto tutta la carriera nell'Inter. Rimanere, fare la storia per tanti anni senza cambiare squadra non è facile e scontato. Questa squadra mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare uomo, ho cercato di dare sempre il massimo per la maglia, perché racconto sempre questo, che ogni squadra ha un proprio DNA, né migliore né peggiore. Il DNA dell'Inter è molto forte perché crea un senso di appartenenza squadra, tifosi. Questo è stato per me l'Inter, è stato un viaggio molto bello, durato 20 anni, 23 col settore giovanile, che mi porto sempre dentro nel cuore. Per me l'Inter è un senso di appartenenza forte. Per Bergomi credo che sia nato con
non con la canottiera, con la maglia nera-azzurra. Beppe Gherbi è una leggenda, è stato il nostro grande capitano. Abbiamo giocato insieme per 10 anni, è stato un grande. Ed è stato un compagno valoroso, un vero eroe, è stato un grande Beppe, grande capitano. Lui sì, è l'interista per eccellenza per me.